Lezione 1. Affrontare insieme il cambiamento. Assolutamente sì. Una comunicazione efficace sarà fondamentale in questa transizione. Sono completamente d'accordo. Un messaggio chiaro può dissipare le preoccupazioni e garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Esatto. Quali strategie pensi che dovremmo attuare? Innanzitutto, sarebbe essenziale fornire aggiornamenti regolari. Tenere tutti informati crea fiducia. Ottima idea. Aiuta a prevenire la diffusione di informazioni sbagliate. Sì, potremmo anche organizzare sessioni di domande e risposte. Permettere alle persone di porre domande può chiarire eventuali dubbi. È un approccio fantastico. Ascoltare le preoccupazioni dimostra che apprezziamo il loro contributo. Assolutamente. Le persone apprezzano partecipare alla conversazione. Che ne dici di creare un canale dedicato al feedback? Un canale di feedback è una mossa intelligente. Offre uno spazio per un dialogo aperto. Inoltre, incoraggia il coinvolgimento. Tutti dovrebbero sentire che la propria voce conta. Giusto. La trasparenza può davvero favorire un'atmosfera positiva durante il cambiamento. Hai pensato a come affrontare eventuali resistenze a questa transizione? Credo che l'empatia sia fondamentale. Comprendere le preoccupazioni ci permette di reagire in modo efficace. Questo è un punto fondamentale. Riconoscere i propri sentimenti può aiutare ad allentare la tensione. Sì, dovremmo anche sottolineare i benefici della transizione. Sottolineare gli aspetti positivi può certamente motivare le persone ad accogliere il cambiamento. In sintesi, comunicazione, empatia e trasparenza sono essenziali. D'accordo. Formuliamo un piano chiaro e condividiamolo con il team. Lezione 2. Strategie per il successo. Analizziamo innanzitutto i prezzi della concorrenza e la domanda del mercato. Sembra un piano solido. Capire il mercato è fondamentale. Hai raccolto dati sui nostri concorrenti? Sì, ho compilato un elenco dei loro prezzi e delle caratteristiche principali. Ottimo. Quali tendenze hai notato nei loro prezzi? La maggior parte di loro ha tariffe competitive, ma alcune sono notevolmente più alte. Interessante. Quei prezzi più alti devono avere un valore aggiunto. Esatto! Dobbiamo identificare ciò che ci differenzia da loro. Secondo te, a cosa danno priorità i consumatori quando scelgono il nostro prodotto? Credo che qualità e prezzo siano entrambi fattori essenziali. Sì. Se riusciamo a offrire alta qualità a un prezzo ragionevole, avremo successo. Inoltre, le recensioni dei consumatori possono influenzare le loro decisioni. Vero. Un feedback positivo può aumentare la nostra credibilità. Hai mai pensato di condurre un sondaggio per valutare le preferenze dei clienti? Ottima idea. Fornirà spunti di riflessione diretti. Potremmo anche testare diverse strategie di prezzo per vedere quale funziona meglio. Sì. I test A/B possono aiutarci a trovare il prezzo ottimale. Non vedo l'ora di scoprire come queste strategie si svilupperanno nel nostro lancio. Ecco come raccogliere dati preziosi e prendere decisioni informate. Lezione 3.
drammi polizieschi avvincenti. Devo dire che sono decisamente agganciato a questo nuovo dramma poliziesco. La penso allo stesso modo. La suspense mi tiene con il fiato sospeso. I colpi di scena sono incredibili. Non me li sarei mai aspettati. Esatto, è una visione emozionante. Qual è stato il tuo momento preferito finora? Penso che quando il detective ha scoperto le prove nascoste sia stato geniale. Oh sì, è stata una rivelazione sconvolgente. Ha cambiato tutto. Adoro anche lo sviluppo dei personaggi. Ogni personaggio ha profondità e fascino. Vero, ti fa sentire coinvolto nelle loro storie. Preferisci guardare la serie tutta d'un fiato o assaporare ogni episodio? Preferisco assaporare. Crea attesa per il colpo di scena successivo. Lo capisco. Ma a volte non riesco proprio a trattenermi. È allettante. Le abbuffate notturne possono essere molto divertenti. Hai guardato altri programmi dello stesso genere? Ho iniziato di recente un'altra serie di romanzi gialli. È davvero avvincente. Come si chiama? Forse dovrei aggiungerlo alla mia lista dei film da guardare. Si chiama Il testimone silenzioso. Dovresti provarlo. Sembra intrigante. Apprezzo i tuoi consigli. Sono sempre felice di condividere. Le belle storie meritano di essere apprezzate. Ecco a voi tanti altri episodi emozionanti e discussioni a tarda notte. Lezione 4. Preparativi per il picnic. Porterò dei panini e della frutta per il nostro picnic. Sembra perfetto. La frutta fresca è sempre così rinfrescante. Ho pensato di preparare dei panini con tacchino e formaggio. Che ne dici? Delizioso. Sono un grande amante dei panini al tacchino. Ottimo. Aggiungerò anche un po' di lattuga e pomodori per renderli più croccanti. Ottima scelta. Renderanno i panini più gustosi. Preparerò anche delle fette di mela. Sono facili da mettere in valigia. Assolutamente sì. Le mele sono uno spuntino fantastico, soprattutto al parco. Porterò anche degli spuntini, magari patatine e noci. Ottima idea. Ci manterranno pieni di energia durante il picnic. Hai degli snack preferiti che vorresti aggiungere? Adoro il trail mix. Ha un mix perfetto di sapori e consistenze. Sembra fantastico. Non mancherò di includerlo. E le bevande? Dovremmo portare acqua o altro? L'acqua è essenziale, ma forse anche un po' di limonata sarebbe gradita. Sì, una bevanda rinfrescante fa la differenza in una giornata calda. Non vedo l'ora di godermi il nostro picnic sotto il sole. Nincio, ecco a voi una giornata divertente, ricca di buon cibo e risate. Un brindisi a tutti. Rendiamo questo picnic indimenticabile. Lezione 5. Come lasciare un'impressione duratura. Lo terrò a mente. Hai qualche consiglio su come fare una buona impressione?
Certamente. Innanzitutto, arrivate sempre puntuali. È un segno di rispetto per il tempo degli altri. Giusto. La puntualità può dare un tono positivo. Cos'altro dovrei considerare? L'abbigliamento è fondamentale. Vestirsi in modo appropriato può avere un impatto immediato. Sono d'accordo. Tuttavia, bisogna bilanciare stile e comodità. Cosa ne pensi del linguaggio del corpo? Il linguaggio del corpo è fondamentale. Una stretta di mano decisa e un contatto visivo costante possono trasmettere sicurezza. Interessante. Immagino che anche un sorriso possa far sembrare una persona più accessibile. Assolutamente sì. Un sorriso caloroso può rompere il ghiaccio e allentare la tensione. E il contenuto della conversazione? Che ruolo ha? L'ascolto attivo dimostra un interesse genuino, il che è molto attraente. Giusto, quindi fare domande può dimostrare che apprezzo le opinioni dell'altra persona. Esatto. Incoraggia un dialogo fluido e costruisce rispetto reciproco. Capisco. Eppure l'umorismo può alleggerire l'atmosfera pur mantenendo la formalità, giusto? Esatto. Una battuta di buon gusto può creare un momento memorabile senza oltrepassare i limiti. Ottimo consiglio. Inoltre, è importante fare un follow-up dopo una riunione. Sì, inviare un messaggio di ringraziamento può lasciare un'impressione duratura. Dimostra gratitudine. Ottimo. Ora mi sento più preparato a fare un'impressione positiva nella mia prossima interazione. Lezione 6. Il piacere della lettura. Ho letto molti libri. Mi piacciono i gialli e le biografie. E tu? Anche io apprezzo questi generi. I gialli spesso mi tengono con il fiato sospeso. Certo. Adoro l'emozione di provare a risolvere l'enigma prima che lo faccia il detective. È delizioso, non è vero? Le biografie offrono una visione così profonda della vita e delle esperienze delle persone. Assolutamente sì. Hai letto qualche biografia che ti ha particolarmente affascinato? Sì, ho letto di recente di un famoso inventore. La sua creatività era davvero stimolante. Sembra affascinante. Le menti creative hanno spesso prospettive uniche. Sì, certo. Cosa ti piace di più della lettura dei gialli? Mi piacciono i colpi di scena inaspettati. Ogni pagina porta con sé una nuova rivelazione. Sì, la suspense è esaltante. È come ricomporre i pezzi di un grande puzzle. Esatto. A volte mi ritrovo a sospettare di tutti, alla fine. Questo fa parte del divertimento. Hai mai indovinato il finale? Raramente. Gli autori sono abili nel fuorviare il lettore. E tu? Spesso cerco di prevedere l'esito, ma di solito rimango sorpreso. Le sorprese possono essere piacevoli. Preferisci i libri cartacei o gli ebook? Adoro la sensazione che regala un libro cartaceo. L'odore delle pagine arricchisce l'esperienza. Capisco perfettamente. C'è qualcosa di speciale nello sfogliare le pagine. Certamente sì.
Leggere è come lanciarsi in avventure senza uscire di casa. È un modo bellissimo di dirlo. Quale libro consigli a un amante del mistero? Potrebbe piacerti Uomini che odiano le donne. È una lettura avvincente. Ho sentito grandi cose su quel libro. Lo leggerò sicuramente. Lezione 7. Trovare la coppia perfetta. Ciao. Cosa ti porta oggi al negozio di scarpe? Cerco delle ballerine. Ho bisogno di qualcosa di comodo ma allo stesso tempo elegante. Sembra delizioso. Stai cercando un colore specifico? Stavo pensando al nero, ma potrei prendere in considerazione anche qualcosa di più vivace. Un colore audace potrebbe aggiungere un tocco divertente ai tuoi outfit. Hai mai pensato al rosso o al blu? Non avevo pensato al blu. Potrebbe essere una scelta rinfrescante. Le ballerine blu sono versatili. Si abbinano bene sia ai jeans che agli abiti. Vero? Pensi che dovrei dare priorità alla comodità rispetto allo stile? L'ideale sarebbe trovare un equilibrio. La comodità non dovrebbe mai essere sacrificata in nome della moda. Sono d'accordo. Voglio camminare con sicurezza, senza che le vesciche mi rovinino la giornata. Le vesciche sono il nemico. Ne hai già provate alcune? Non l'ho fatto. Preferisco prima valutare le mie opzioni. Scelta intelligente. È consigliabile informarsi prima di acquistarne un paio. Esatto. Voglio assicurarmi che mi stiano bene e che siano belli. Potresti anche chiedere consiglio al personale. Spesso hanno ottimi consigli. È una buona idea. Potrebbero sapere quali sono gli stili di tendenza. Esatto. Le tendenze possono influenzare il modo in cui ci sentiamo quando indossiamo le nostre scarpe. È sicuramente fondamentale sentirsi sicuri quando li si indossa. La sicurezza può far girare la testa. Hai trovato qualche paio che ti ha colpito? Non ancora, ma sono ottimista. Ci sono così tante scelte. Buona caccia! Spesso la coppia perfetta aspetta solo di essere scoperta. Lezione 8. Consapevolezza attraverso la meditazione. La meditazione mi aiuta a rimanere presente e calmo. Fantastico! Un'altra tecnica che ho scoperto è la respirazione profonda. Respirazione profonda, di. Come funziona? Si tratta di fare respiri lenti e profondi. Concentra la mente in modo meraviglioso. Sembra semplice ma efficace. Quanto spesso lo metti in pratica? Lo integro nella mia routine quotidiana. Mi aiuta a gestire lo stress. Dovrei provarlo, soprattutto nelle giornate più impegnative. Consigli altre tecniche? Sì, anche la visualizzazione può aiutare a creare uno spazio mentale di pace. Visualizzazione. Sembra intrigante. Per favore, dimmi di più. Immagina un luogo sereno. Potrebbe essere una spiaggia o una foresta. Me lo immagino. Potrebbe davvero migliorare il rilassamento. Esatto. La mente crede a ciò che immagina.
e questo può essere potente. Capisco. Ci sono momenti specifici in cui è meglio meditare? La mattina presto è l'ideale. Il mondo è tranquillo e la mente è fresca. Capisco. E di notte? Anche quello sarebbe utile. Assolutamente sì. Può aiutare a calmare i pensieri ossessivi prima di dormire. Mi farebbe sicuramente comodo. C'è una durata specifica che suggerisci? Inizia con soli 5 minuti, quindi aumenta gradualmente il tempo. 5 minuti sembrano gestibili. Ci proverò. È meraviglioso! Ogni momento trascorso in meditazione è un passo verso la chiarezza. Grazie per il consiglio. Mi sento ispirato a iniziare la mia pratica. Lezione 9. Avventure culinarie. Ho notato che sembravi come se stessi cercando di toglierti un cattivo sapore dalla bocca. Cos'è successo? Ieri ho mangiato un piatto davvero particolare. Aveva un sapore davvero strano. Piatti strani possono certamente rappresentare una sfida. Cosa hai mangiato? Doveva essere un piatto fusion. Tuttavia, i sapori si scontravano in modo orribile. Posso solo immaginarlo. Spesso mi ritrovo a pensare che mi sentirei male se mangiassi qualcosa di sgradevole. Sì, quel piatto mi ha fatto rivoltare lo stomaco. Mi sono pentito subito della mia scelta. Hai mai provato qualcosa di avventuroso che si è rivelato fantastico? A dire il vero, una volta ho provato le escargot. Sono rimasto sorpreso da quanto fossero deliziose. Lumache. Davvero audace. Non ho mai avuto il coraggio di provarci. Può sembrare intimidatorio, ma il burro all'aglio era semplicemente divino. Dovrei riconsiderare la mia posizione. Forse dovrei uscire dalla mia zona di comfort. Sì, le avventure culinarie possono essere memorabili. Hai mai provato cibi insoliti? Una volta ho provato gli insetti fritti a un festival gastronomico. Era stranamente delizioso. Insetti fritti? Devo ammetterlo, è davvero una bella sfida. Che sapori avevano? Sorprendentemente avevano il sapore delle patatine, solo con una consistenza più croccante. Probabilmente sarei titubante, ma la tua descrizione mi incuriosisce. La prossima volta dovresti unirti a me. Potremmo scoprire nuovi sapori insieme. Sembra un piano delizioso. Esplorare il cibo può dare vita a storie fantastiche. Assolutamente sì. Inoltre, mi piace sempre stare in buona compagnia mentre mangio. Anch'io. Qual è il piatto più insolito che speri di provare la prossima volta? Ho adocchiato una prelibatezza tradizionale proveniente da un paese lontano. Contiene ingredienti insoliti. Lezione 10. Il potere della dedizione. Beh, la tua dedizione mi ispira. Grazie. Significa molto per me. Cerco di continuare a impegnarmi. È encomiabile. Cosa ti tiene motivato? Mi pongo piccoli obiettivi. Raggiungerli mi dà un senso di realizzazione. Questa è una strategia saggia.
Celebrare le piccole vittorie può sollevare il morale. Sì, è gratificante. Cosa ti motiva nei tuoi sforzi? Trovo ispirazione in chi lavora sodo. Il loro successo mi incoraggia ad andare avanti. Questa è un'ottima prospettiva. Circondarsi di persone motivate è vantaggioso. Assolutamente. L'energia positiva può influenzare notevolmente la produttività. A quali progetti stai lavorando attualmente? Mi sto concentrando sul miglioramento delle mie capacità oratorie in pubblico. Questa è un'abilità preziosa. Come stai progredendo? Mi esercito regolarmente, a volte davanti agli amici. Il loro feedback è utile. Fantastico! Le critiche costruttive possono guidare il miglioramento. Certamente. Guardo anche i video di grandi oratori per trovare ispirazione. Questa è una strategia intelligente. Imparare dagli altri può accelerare la crescita. Sono d'accordo. Inoltre, è utile vedere diversi stili di espressione orale. Ogni relatore ha un approccio unico. Questa diversità è un arricchimento. Sì. Continuerò con questo fantastico lavoro. Grazie per il tuo incoraggiamento. Lezione 11. Resistenza e determinazione. Di recente ho letto di richieste irragionevoli rivolte al paese. È un argomento affascinante. Interessante. Ricordo che i baroni decisero di opporsi a quelle richieste. Esatto. La loro decisione ha segnato una svolta significativa nella storia. Cosa spinse i baroni ad assumere una posizione così audace? Sentivano che i loro diritti venivano lesi. Per loro era una questione di principio. Capisco. Difendere i propri diritti può portare a grandi cambiamenti. Esatto. Hanno unito le loro forze. L'unione fa la forza. È incoraggiante vedere l'unità di fronte alle avversità. Quali sono state le loro strategie? Organizzarono proteste e dibattiti e raccolsero efficacemente il sostegno pubblico. Sembra un approccio intelligente. La comunicazione è fondamentale per mobilitare le persone. Assolutamente. Gli storici spesso ammirano il loro coraggio in tempi così difficili. Il coraggio diventa fondamentale quando ci si confronta con un'autorità irragionevole. Sì, e può accendere la passione negli altri. Le loro azioni hanno ispirato le generazioni future. Immagino che i dibattiti in quel periodo fossero piuttosto accesi. Certamente. Entrambe le parti avevano sostenitori appassionati. Ciò deve aver dato origine ad alcune interessanti discussioni politiche. Certamente. La rivalità spesso porta a dialoghi e sviluppi grandiosi. Mi chiedo quanto sarebbe diverso il paese senza una simile resistenza. La storia avrebbe potuto prendere una strada molto diversa. Il loro coraggio ha plasmato la governance futura. Lezione 12. Un visitatore inaspettato. Devo dire che la storia dei coloni è piuttosto intrigante. Ha avuto i suoi alti e bassi, non è vero? Certo che sì, soprattutto quei primi giorni.
quando scagliavano frecce contro i coloni. Un'accoglienza davvero calorosa, immagino. Immagina di essere accolto con delle frecce invece che con una torta. È un saluto piuttosto ostile, lo ammetto. Ma poi, un giorno, apparve un indiano amichevole di nome Samuset. Ah, sì. Samuset, l'ambasciatore a sorpresa della buona volontà. Il suo tempismo è stato impeccabile. Che fortuna per i coloni! È confortante incontrare qualcuno che parla inglese in una situazione così precaria. Immaginate il loro stupore. Un attimo prima schivavano le frecce e un attimo dopo erano impegnati in una conversazione. Un bel colpo di scena, davvero! Cosa disse Samuset quando arrivò? Se dovessi indovinare, probabilmente avrebbe detto qualcosa del tipo: saluti. Vengo in pace, non a pezzi. Sarebbe una battuta davvero intelligente. Chissà come reagirono i coloni al suo inaspettato umorismo. Immagino che fossero entrambi sollevati e divertiti. Grazie per non averci sparato, avrà potuto pensare. Si sperava che gli offrissero del cibo per celebrare l'offerta di pace. Un banchetto sarebbe stato sicuramente appropriato. Forse avrebbero potuto servirgli un tacchino arrosto. Ciò sarebbe appropriato, viste le tradizioni del ringraziamento che seguirono. Tutto torna, non è vero? La storia ha il potere di creare connessioni. Assolutamente. Chi avrebbe mai pensato che una visita amichevole potesse cambiare il corso dei rapporti? È davvero straordinario come una sola persona possa fare una tale differenza. In effetti, Samuset doveva essere un vero diplomatico ai suoi tempi. La sua eredità continua sicuramente a vivere nei racconti di amicizia e cooperazione. Lezione 13. La sicurezza prima di tutto. Può essere complicato, ma è necessario per la sicurezza di tutti. Assolutamente. Avete stampato le linee guida di sicurezza per il nostro team? Sì, l'ho fatto. Voglio assicurarmi che tutti li capiscano chiaramente. Fantastico. Avere delle linee guida scritte può prevenire malintesi. Esatto. Hai discusso le procedure di sicurezza con il tuo team? Ho condiviso le linee guida. Sembra che tutti le apprezzino. È incoraggiante. È importante che si sentano informati. Sì, e li ho anche incoraggiati a fare domande. Una comunicazione aperta può fare una differenza significativa. Avevano domande? Alcuni lo fecero. Volevano sapere come gestire efficacemente le emergenze. Questo è un argomento cruciale. Le procedure di emergenza devono essere sempre chiare. Sono completamente d'accordo. La settimana scorsa abbiamo provato un'esercitazione simulata. Com'è andata? Ci sono state sorprese? Sorprendentemente bene. Tutti hanno partecipato con entusiasmo e sono rimasto colpito. Ottima notizia. La pratica regolare garantisce la preparazione. Esatto. La sicurezza non dovrebbe mai essere presa alla leggera. Ammiro la tua dedizione nel garantire la sicurezza della squadra. Grazie. È una responsabilità condivisa. Dobbiamo tutti dare il nostro contributo. Certo.
Un ambiente sicuro e vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente. Dovremmo continuare a dare priorità alla sicurezza nelle nostre discussioni. Non vedo l'ora di migliorare ulteriormente i nostri protocolli. Insieme possiamo fare la differenza. Lezione 14. Fashion Finders. Penso che jeans e maglioni sarebbero un'ottima scelta per te. Sembra un'idea geniale. Un maglione caldo può davvero completare un bel paio di jeans. Esatto. In più, ti tiene al caldo nelle giornate fredde. Immagina un bel maglione oversize con jeans aderenti. Perfetto! Oh, certo. Rappresenta il giusto equilibrio tra stile e comodità. A proposito di comodità, hai trovato qualche buon negozio qui? Ho scoperto un negozio caratteristico dietro l'angolo. Hanno stili unici. Devo assolutamente provarlo. I pezzi unici aggiungono sempre un tocco di stile a un outfit. Giusto. Continuiamo a esplorare. Chissà quali tesori potremmo trovare. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di scoprire cosa offrirà il prossimo negozio. Forse hanno anche degli accessori per impreziosire i nostri outfit. Gli accessori possono fare la differenza. Una bella sciarpa può essere splendida. Esatto. E i cappelli sono perfetti per aggiungere personalità a qualsiasi look. Adoro i cappelli, ma a volte faccio fatica a trovare quello giusto. Trovare il cappello giusto può essere complicato. Deve valorizzare la forma del tuo viso. Vero! Ne proverò alcuni se ne vedrò di interessanti. Questo è lo spirito giusto. Provare i vestiti è metà del divertimento dello shopping. Sì, inoltre, mi piace dare consigli di moda durante il percorso. I tuoi consigli sono sempre apprezzati. Ora, andiamo nel prossimo negozio? Lezione 15. Abbracciare il mattino. Ho scoperto che alzarmi presto mi aiuta a iniziare la giornata con una nota positiva. Ottima abitudine. Come trascorri di solito le prime ore del mattino? Di solito mi prendo un po' di tempo per meditare e mi godo una colazione tranquilla. La meditazione è un ottimo modo per concentrarsi. Hai una routine specifica? Sì, mi siedo in silenzio per circa 10 minuti. Questo dà un tono sereno alla giornata. Sembra fantastico. Spesso faccio fatica a trovare momenti di tranquillità al mattino. Può essere impegnativo. Hai mai provato a svegliarti un po' prima? Ci ho pensato. Tuttavia, non sono una persona mattiniera per natura. Capisco. Forse iniziare con soli 10 o 15 minuti di anticipo potrebbe aiutare. Sembra fattibile. Potrei usare quel tempo per fare stretching o leggere. Entrambe sono ottime scelte. Lo stretching può risvegliare il corpo in modo meraviglioso. Sì, mi sento sempre più energico dopo un buon allenamento di stretching. Esatto. La routine mattutina può essere semplice o complessa, a seconda delle preferenze. Sono d'accordo. Semplici cambiamenti possono portare a un inizio più positivo. Verissimo. Inoltre,
Una buona colazione può darti la carica per affrontare la giornata. Cosa mangi di solito a colazione? Mi piace il porridge con frutta e noci. Mi sazia. Sembra sano e delizioso. Potrei provarlo. Fatelo. Iniziare la giornata con consapevolezza può portare a scelte migliori in generale. Mi hai ispirato. Credo che domani metterò la sveglia prima. Fantastico. Non vedo l'ora di sapere come va. Buona mattinata. Lezione 16. Avventure invernali. A loro piaceva il freddo, non è vero? Il clima era davvero rinfrescante. Davvero, l'aria frizzante ha reso ancora più emozionante la nostra avventura. Ricordo il momento clou quando abbiamo visto i panda. Che esperienza meravigliosa! Sì, erano così giocosi. Avrei potuto guardarli per ore. Le loro bizzarrie erano affascinanti. È stato un vero piacere vederli da vicino. Uno dei miei amici ha comprato un panda di peluche per ricordare l'esperienza. Un panda di peluche. Sembra adorabile. Assomiglia a quelli veri. Certo, il giocattolo ha lo stesso motivo bianco e nero. È davvero carino. Immagino. Prenderesti in considerazione l'idea di comprarne uno per te? Forse. Sarebbe un bel ricordo del nostro viaggio. Inoltre, potrebbe servirci come promemoria dei momenti divertenti trascorsi al freddo. Esatto. Ogni volta che lo guardo, mi torna in mente quel pomeriggio con i panda. Quei ricordi sono impagabili. Hai scattato molte foto durante il viaggio? Ho scattato innumerevoli foto. Ognuna racconta una storia diversa. Sembra un modo fantastico per rivivere l'avventura. Davvero? Mi piace condividerli con amici e familiari. Gli amici adorano ascoltare storie di viaggio. Soprattutto quelle sugli incontri con i panda. Sì, tutti sembrano affascinati da queste maestose creature. Certamente. Non vedo l'ora di vivere la nostra prossima avventura insieme. Lezione 17. Abbracciare la positività. È importante superare le sfide. Questo è incoraggiante. Come suggerisci di mantenere la motivazione? Credo che fissare piccoli obiettivi possa fare una grande differenza. È logico. Raggiungere piccoli traguardi può aumentare la fiducia in se stessi. Esatto. Crea slancio. Hai dovuto affrontare qualche sfida di recente? Ho avuto difficoltà a gestire il tempo. Molte persone possono capirlo. Come pensi di affrontarlo? Ho intenzione di creare un programma per stabilire le priorità dei miei compiti. Sembra un piano solido. Un approccio strutturato può alleviare lo stress. Sì, penso che mi aiuterà. Ora non mi preoccuperò troppo. Questo è lo spirito giusto. Preoccuparsi spesso complica le cose inutilmente. Sono d'accordo.
Concentrarsi sulle soluzioni invece che sui problemi è fondamentale. Quali altre tecniche utilizzi per mantenere un atteggiamento positivo? Pratico la gratitudine ogni giorno. Cambia notevolmente la mia prospettiva. La gratitudine è uno strumento potente. Può aiutare ad apprezzare le piccole cose. Assolutamente. Mi ricorda ciò che conta davvero. Hai condiviso la tua pratica di gratitudine con altri? Ho incoraggiato i miei amici a provarlo e ne hanno trovato beneficio. È meraviglioso. La positività può essere contagiosa. Sì, lo è. Incoraggiarci a vicenda rende il viaggio più facile. Insieme possiamo ispirare più persone ad abbracciare la positività. Lezione 18. Vivere comodamente. Ho capito che ogni stanza ha un termostato per controllare la temperatura. Questa è una caratteristica eccellente. Permette livelli di comfort personalizzati. Esatto. Significa che puoi regolare la temperatura in base alle tue preferenze. Non riesco a immaginare di vivere senza. Altrimenti sarebbe davvero scomodo. Sono d'accordo. Un ambiente accogliente ha un impatto significativo sul nostro umore. Ti è mai capitato di vivere in un posto con una temperatura scarsa? Sì. Una volta ho soggiornato in un hotel con dei vecchi termosifoni. È stata un'avventura.